Nel video di oggi ragazzi andremo a vedere tutte le connessioni del mega impianto. In questa prima fase dove vediamo la costruzione di questi 30 kWh di batterie con inverter da 6 kW, ebbene vedremo tutte le connessioni dei vari apparati che guidano, che pilotano queste sicurezze, ovvero le bobine di lancio piuttosto che magnetotermici, il relè bistabile. Tutto converge in questo cervello che è l'Elerix. Vedremo tanti dettagli. Una cosa importante, ci saranno anche una serie di test che farò di accensione e spegnimento dove emergerà una problematica che può accadere sia nei toroidali che negli ibridi, quindi andate a guardare attentamente che tipo di problema è e quale soluzione ho attuato. Chiaramente le soluzioni sono sempre tante, ognuno poi sul canale si sbizzarrisce come vuole. Buona visione ragazzi, ci vediamo fra pochi secondi. Bene, andiamo subito in laboratorio perché voglio farvi vedere con la telecamera posizionata in macro tutti i dettagli di queste configurazioni, di queste installazioni, di questi montaggi. Faremo degli spezzoni per andare a chiarire bene a cosa servono questi apparati e come vanno configurati. Scendiamo in laboratorio e buona visione. Partiamo subito con la spiegazione. L'Elerix, il cervello, va a gestire tutti i relè e i passaggi di corrente. Lui viene alimentato a 48 volt diversamente da tutto il resto, direttamente dalla batteria. Quando abbiamo attaccato il solo negativo e tutti gli altri positivi, ebbene lui andrà a prelevare le tensioni di cui ha bisogno. Riguardo alla scheda Elerix avete visto quanti ingressi, quante uscite, quanti contatti, quante possibilità ci dà. Ebbene in questa serie di video le vedremo tutte, vedremo anche tante apparecchiature che io ho deciso di connettere, che gradualmente vi farò vedere come vanno connesse e a cosa servono, sempre legate ovviamente al fotovoltaico. Avete già visto dal video anche il numero 7, il precedente, il funzionamento di questo impianto deve essere quanto più semplice possibile. Non vogliamo fare impianti troppo complessi che poi hanno bisogno di continue verifiche, manutenzioni e soprattutto se non siamo a casa e ci chiamano, nostra moglie ci dice sta bruciando qualcosa, che faccio? Ebbene quel meraviglioso pulsante rosso schiaccia lì, pam, annulla tutto quanto e lo vedremo bene in ulteriori dettagli soprattutto alla fine del video, dove diamo anche la possibilità a chi non è un esperto e sono magari i nostri familiari, anche i ragazzi, di poter intervenire in emergenza. Vediamo altri dettagli su queste connessioni perché c'è veramente possibilità sull'Elerix di attaccare tante cose. Passiamo adesso proprio a questi due piccoli display che misurano la tensione della cella minima e della cella massima. Vedremo tanti dettagli anche riguardo a questo. Un'altra cosa facile da vedere sono le connessioni di questi due display. Vengono connessi direttamente qui sul primo contatto dell'Elerix. Lo vedete? Qua c'è positivo negativo della cella più bassa e positivo negativo della cella più alta. Quindi la prima connessione dell'Elerix è dedicata a questo scopo. Bene, avete visto questi due display che misurano la tensione della cella minima e massima. È difficile trovarli economici che possano essere affidabili. Ci sono anche quelli con il potenziometro che si possono regolare. Bene, qui sbizzarritevi come volete, poi se volete segnalarlo sul canale. Io ne ho trovati alcuni, ho utilizzato questi perché ragazzi questi qua costano 1 euro l'uno e allora quello da 10 euro è altrettanto impreciso trovare, ma questo vale anche per gli strumenti. A volte acquistiamo dei multimetri, dei tester buoni e quando ne compriamo 2 o 3 vediamo che c'è sempre quella discrepanza, quella differenza di tensione. Ma comunque su questo impianto ci servono a valutare all'istante in che condizione sono le celle. Perché se vediamo 2,2 volt siamo in allarme estremo, come non è saltato l'Elerix che deve saltare molto prima, quindi ci servono a dare un occhio generale sulla condizione della prima e dell'ultima cella. Poi la precisione la possiamo trovare cercando quelli che possono essere dei piccoli display, dei voltometri un po' più precisi rispetto a questi qua. Altro aspetto importante, la connessione degli interruttori di accensione e spegnimento. Vedete i cavi sotto bianco, grigio e nerastro. Questi vanno direttamente sulla scheda Elerix nei punti di connessione che sono questi. In questo connettore della scheda
vanno connessi i pulsanti esterni, perché vi ricordo che la scheda contiene anche dei pulsanti interni che sono esattamente questi due che vi ho evidenziato l'altra volta, start e stop. Attraverso questi pulsanti noi andiamo praticamente ad agire non su questi pulsantini ma su questi grossi, che sono molto più intuitivi per chi deve, magari in nostra assenza, andare a pilotare lo spegnimento, questo, e l'accensione, questo. Verde e rosso sono veramente molto intuitivi e riguardano i colori che si usano spesso in ogni aspetto della sicurezza, come gli allarmi piuttosto che l'antincendio, eccetera. Voglio farvi rivedere adesso il test col funzionamento del relè bistabile. Sentirete la botta della bobina che apre, si spegnerà tutto, rimarremo con la luce di emergenza, ma per farvi capire veramente l'importanza di un relè come questi, dove con 600 A riesce a dirigere veramente qualsiasi amperaggio. Siete pronti? Posiziono la telecamera in modo da farvi vedere anche il tasto rosso che andrò a schiacciare. Eccoci qua. Mettiamo il fuoco sul relè bistabile. Ok. Siete pronti, ragazzi? Riaccensione. La riaccensione ovviamente richiede un secondo in più, c'è il test e avete visto il relè riattivarsi. Ebbene ragazzi, partiamo subito col dire che il relè bistabile non può essere assolutamente pilotato direttamente dalla corrente di un relè fisso o da un contatto fisso, perché la bobina si brucerebbe. Ovvero l'Elerix, come agisce sul relè bistabile? Agisce con un impulso che dura x millisecondi. Ebbene, questo tac-tac farà intervenire il relè bistabile, ma poi sgancerà l'alimentazione. Non pensate di usare il relè bistabile come un normale relè, cioè lo alimento o lo disalimento, perché se lo alimentate e lasciate fissa l'alimentazione, ebbene si brucerà. Allora il punto è proprio questo. Andiamo, questo ci obbliga anche a posizionare, quindi andiamo a posizionare questi relè della Finder che avete visto, che daranno l'impulso al relè bistabile x millisecondi e x millisecondi per andare ad accendere o a spegnere questa bobina di questo relè bistabile. Andiamo avanti con gli altri dettagli e vediamo proprio le altre configurazioni. Come sono alimentati i due relè della Finder? Ebbene, è sempre la scheda Elerix ovviamente che li pilota da questi connettori. Vedete che il sinistro negativo, questo è l'accensione on, questo che ha bisogno di due punti di contatto è invece lo spegnimento. Bene, questi due cavi vanno direttamente ai relè. Dove? Nella parte posteriore, cioè l'alimentazione della bobina del relè. Quindi io ho posizionato a destra quello che è il negativo del relè bistabile, cioè l'accensione, e questo è il negativo dello spegnimento. Quindi questi due negativi sono quelli che vi ho fatto vedere sul connettore verde dell'Elerix. Come andiamo ad alimentare il positivo? Ebbene, andiamo su barra equipotenziale. Vedete che questi due positivi dell'Elerix, lo spegnimento e l'accensione, prelevano direttamente il positivo da questa barra equipotenziale, alla quale arriva attraverso questo cavo e passando da un fusibile la corrente prelevata direttamente qui dalla cella a 12 volt, ovvero dalla numero 4. Questa, vedete? Qui c'è il connettore rosso connesso. Bene, questa cella preleverà la corrente per alimentare il relè bistabile, e se andiamo a contare noi la chiamiamo la quarta cella, perché è vero che queste sono composte da due celle accoppiate, però sono la prima, vedete, dal meno, qui abbiamo 3,2 volt,
6,4 su queste due celle, 9,6 e 12,8, ovvero arriviamo su questa barra, su questo busbar di 4 elementi, e ho prelevato ovunque posso farlo, l'ho fatto in questo punto dove c'è esattamente una connessione facile. Ovviamente io, per questioni di sicurezza, il cavo primario negativo, lo vedete qua, è pilotato anche da un fusibile, in caso di emergenza salta lui, e c'è lo stesso fusibile molto lento, un fusibile automobilistico, anche nella parte inferiore, qua non si vede, che piloterà il polo positivo, ovvero agganciato qua sotto. Vediamo se riesco a farvelo vedere da questo lato. Sì, eccolo lì, vedete? Questo è lo stesso fusibile positivo, questo inscatolato qui, e invece questo, ve lo rifaccio vedere, è il negativo. È un fusibile grosso perché deve proteggere solo un cortocircuito, ma non deve essere un fusibile delicato che mi va a saltare mentre magari questi Finder stanno pilotando con potenza, perché ragazzi il relè bistabile è molto potente e seppur in pochissimo tempo assorbe tantissima corrente. Ecco perché non ho messo dei cavi sottilissimi, ma ho messo dei cavi che risultano essere anche abbastanza significativi. Quando l'Elerix, da questo punto che vi ho menzionato, dà il segnale per l'accensione o lo spegnimento, piloterà, come vi ho appena detto, questi relè della Finder. La bobina specifica se on o off andrà a chiudersi, ovvero piloterà quelli che sono i contatti frontali del relè. Qui cosa ci arriva? Ebbene ragazzi, è molto facile. Qui arriva il relè bistabile, qui le connessioni di accensione e spegnimento, ovvero questi 4 cavi sopra alla bobina, sopra al relè della Finder, sono esattamente quelli che fanno arrivare la corrente prelevata da dove? Da sotto, vedete? Qui c'è il positivo comune e il negativo, vedete che c'è un cavallotto. Positivo e negativo sono su tutti e due i relè, e il positivo arriva dalla barra equipotenziale e il negativo arriva dallo stesso punto di partenza della batteria, ovvero qua. Quindi negativo comune che parte da qui, positivo comune che parte da questa barra, e qui la circolazione è ovviamente 12 volt, circa 12-13 volt. Questo, quando il relè si chiude, fa passare il positivo sopra, e quindi questa è quello che è la bobina dello spegnimento. Quindi quando gli dà il consenso attraverso l'Elerix che pilota la parte posteriore della bobina, ebbene la chiusura di questo relè per un determinato periodo di tempo brevissimo farà passare la corrente di chiusura dove? Attraverso questi cavi direttamente sul relè bistabile. Qua il lato sinistro, questo, è esattamente l'arrivo da quel relè, e il lato destro è l'arrivo per l'accensione dall'altro relè. Quindi questi saranno pilotati esattamente dai due Finder. Se voi guardate bene, sulla parte di accensione, ve lo metto qui così, sulla parte accensione voi vedete che ci sono solo 2 cavi. Qua invece ce ne sono 4, vedete in parallelo? Sono 2 negativi e 2 positivi. Perché? Perché in parallelo si preleva la corrente quando bisogna spegnere, non accendere. Quando si deve spegnere, ebbene, darà l'impulso anche, seguiamo il percorso, vedete, alla nostra bobina di lancio. Ebbene, questa bobina si attiverà quando noi spegniamo l'Elerix col pulsante rosso o quando lui decide di spegnersi attraverso il relè della Finder. Ebbene, i 2 relè della Finder che ho posizionato, perché ho scelto Finder? Perché i relè della Finder sono top al mondo, devono essere affidabili. Non può succedere che un relè lì si vada a grippare, cioè a saldare, e bruciate, come ho detto precedentemente, anche il relè bistabile. Quindi devono essere affidabili. Ci sono anche relè rinforzati, quelli dove hanno anche all'interno delle plastichine che vanno veramente a separare il contatto quando lui deve separarsi. Attenzione agli amperaggi. E avete visto che la connessione a questi relè, sia sul positivo che il negativo, che dovrà alimentare sia la bobina di lancio che anche il relè bistabile, io ho messo un fusibile. Attenzione anche lì, il fusibile non deve essere così sottile da saltare, perché poi l'intervento non c'è sul relè,
perché il Finder, quando vuole chiudere per quei pochi millisecondi il fusibile salta, non va bene. Allora ho messo un fusibile automobilistico, cioè un fusibile da 20 ampere. È tantissimo, ma non mi deve salvare né il relè né deve salvare la linea. Vi ricordo che tutti i fusibili che mettiamo sulla linea, cioè sui cavi, devono salvare i cavi, non devono salvare gli apparati. Bene, questo fusibile in caso di cortocircuito vivo, ebbene, invece che veder bruciare tutto il cavo, deve saltare lui. E credetemi, con le LiFePO 4 salterebbe. Diventa quindi una protezione aggiuntiva. C'è chi non lo mette perché ha paura proprio che salti. Io l'ho messo, però l'ho messo veramente sovradimensionato. Adesso ragazzi farò una carrellata veloce per farvi capire il tutto. Qui abbiamo l'Elerix, qui abbiamo la connessione dei display che misurano le tensioni della cella più bassa e della cella più alta. Qui abbiamo le uscite che daranno il consenso da parte dell'Elerix in base alle impostazioni che abbiamo dato. Queste due rotelle bianche, le vedete? Chiamiamole così, questi due potenziometri, questi vanno settati, io li ho settati su 4 cella minima e su 6 cella massima. Quindi qua a 2,8, che poi sarebbe 2,7 circa, e a 3,7, ebbene sganceranno attraverso questi contatti sul polo negativo, che andranno a pilotare questi due relè della Finder nella parte bobina. Bene, qui a secondo se deve sganciare o agganciare, si attiverà il relè della Finder che farà passare la corrente che abbiamo connesso attraverso le barre potenziali sotto al relè e passerà attraverso appunto l'aggancio del relè nella parte sopra, che andrà direttamente al nostro relè bistabile. Lato destro accensione, lato sinistro spegnimento. Se vogliamo spegnere manualmente, abbiamo visto che abbiamo installato questi due pulsanti che vengono alimentati in andata e ritorno direttamente dalla scheda Elerix in questi punti di aggancio. Il tutto, ragazzi, l'avete visto, protetto, il tutto perfettamente legato. Qui abbiamo il Bluetooth, i vari passaggi, le coperture in plexiglass antipolvere e anti-oggetti metallici, abbiamo i display, abbiamo l'Elerix, tutti i cavi raccordati, legati, nascosti, sempre le protezioni sui busbar. Qui abbiamo la zona dei pulsanti, abbiamo coperto anche qui il polo positivo, qui è coperto il fusibile da 500 A. Questa è tutta barra negativa, quindi ho ritenuto di non proteggerla perché se cadono oggetti metallici qui non succede nulla. E qui è il nostro relè. Il tutto ovviamente stretto bene, bullonato bene, protetto bene. Qui ci sono le barre equipotenziali, protette anch'esse. Saliamo, entriamo nelle PEVER, quindi il sole. Qui abbiamo i due connessioni, perché io ho una sola stringa, se no potevamo anche dividere in 4, possiamo sommare un'altra bobina di lancio con un altro magnetotermico per pilotare la 220, che è esattamente questa qua sotto, vedete? Andata e ritorno va a interrompere anche l'ingresso della rete nel nostro inverter. Ebbene, questo che adesso andremo a vedere è il test più facile. Abbiamo l'impianto off-grid, cioè non siamo connessi alla rete. Ebbene, la cella più bassa abbassa di più la sua tensione, interviene l'Elerix. Che cosa succede? Lo vediamo in diretta e faremo una riflessione anche su questo. Qui vediamo un altro esempio, ovvero la rete non è connessa, quindi è lo scopo di questo impianto, cioè lavorare in off-grid. Vedete che non c'è qua il pallino che identifica la presenza rete. A questo punto andremo a sganciare l'impianto, come al solito, attraverso il pulsante rosso e vediamo che cosa succede. Bene, avete visto? Si è spento tutto, l'inverter si è spento, si è sganciato
l'impianto fotovoltaico attraverso la bobina e l'interruttore magnetotermico e l'impianto è completamente spento. Io adesso sto illuminando con questa che è la luce di emergenza. Si è sganciato anche ovviamente il relè bistabile, lo vedete qua. Bene, siamo sempre in off-grid, tutto spento, riaccendiamo l'impianto off-grid attraverso il pulsante verde. Sempre qualche secondo di test e riparte il tutto. Adesso ripartirà anche l'inverter e ritornerà l'alimentazione. Un minuto di ventola e noi intanto manualmente risolleviamo il nostro interruttore ripristinando la connessione dei pannelli fotovoltaici. Qualche secondo e riparte la produzione. Ecco qua, 51,9 per 13,7. Questa è la potenza di oggi che è abbastanza nuvoloso. Si è ripristinato il tutto. Anche qui possiamo fare una riflessione. Dicevo, questa era la condizione più facile, avete visto? Lo spegnimento e l'accensione, siamo off-grid. Ma ragazzi, adesso veniamo a quello che ho anticipato all'inizio di questo video. Che cosa succede se noi invece siamo connessi alla rete? Ebbene, abbiamo la rete connessa e non è detto che le celle non vadano a precipitare e quindi non è detto che l'Elerix non vada a sganciare anche quando non abbiamo una connessione alle batterie, ma l'abbiamo direttamente alla rete. Ebbene, vediamo che cosa succede quando abbiamo una connessione diretta al nostro inverter, toroidale o ibrida che sia, l'ho già detto, e vediamo qual è una delle problematiche possibili. Il primo test riguarda una problematica alle batterie di un inverter, questo che è connesso alla rete, vedete, non è ancora passato a batterie. Quindi in questo caso con 300 watt di assorbimento casa, quindi diciamo una condizione dove c'è acceso luci, frigorifero, vediamo cosa succede a fronte di sgancio delle batterie. Quindi adesso andrò a sganciare tutto l'impianto e vediamo come si comportano i vari componenti. Ovviamente guardate anche il magnetotermico fotovoltaico che andrà a sganciarsi, ovviamente. Come avete notato, si è sganciato tutto, ovvero i pannelli fotovoltaici, si è spento tutto il cervello e anche il relè bistabile si è sganciato. Però è rimasto connesso l'inverter che sta alimentando la rete e la tensione della batteria è 42,5, ma non è la tensione della batteria, questo è quello che sta erogando in questo momento l'inverter toroidale. Quindi questa anomalia va ovviamente risolta. Adesso riaccendiamo il tutto, qualche secondo per il test, e c'è la ripartenza del relè. Avete sentito anche il rumore, il relè si è riconnesso, non si riconnettono ovviamente i pannelli, quindi andrà fatto manualmente e riparte anche l'EPEVER. Tutto ritorna funzionante, questa volta viene segnato il reale voltaggio, cioè la tensione della batteria, quindi 52 volt, e tutto riprende a funzionare.
facciamo a tal proposito delle considerazioni. Ebbene, qui adesso dobbiamo fare un'attenta riflessione. Avete visto che quando l'Elerix ha sganciato le batterie, la rete è rimasta connessa, ma non perché il toroidale funziona anche solo con la rete, no, la batteria deve essere sempre connessa, ma il carico che c'era, io l'ho fatto apposta, di 300 watt, non è esagerato, ma avete visto la tensione del toroidale che non trovava più l'equilibrio sulle batterie, è sceso a 42. Cosa sarebbe successo se ci fosse stato un carico in assorbimento da 2, 3, 4 kW? Potrebbero bruciarsi i MOSFET. Questo succede anche sugli ibridi. No, ma il mio ibrido può funzionare anche solo con la rete. Anche significa che noi dobbiamo settare l'ibrido solo batteria o solo rete. Ci sono quegli ibridi che in Italia sono vietati, dove connettiamo la rete, pannelli e rete, funzionano in questo modo, quando manca da una parte aggiungono dall'altra. A parte che se ne stanno bruciando veramente tantissimi dalle vostre segnalazioni, proprio perché quello appena visto nel video, cioè questi sbalzi di tensione, sono dannosissimi. Allora, come risolviamo questo problema? Come risolviamo il problema che abbiamo un'anomalia sulle celle e l'Elerix sgancia tutto mentre abbiamo connessa la rete con passaggio dall'inverter con un assorbimento grande, importante? Lo vedremo esattamente nelle prossime immagini, nella prossima sequenza. Buona visione e guardate attentamente che cosa ho fatto. A questo punto, per avere la certezza che si sganci veramente tutto l'impianto a fronte di problematica, ho fatto una modifica che adesso vi spiego. Qui dove c'è l'attacco dei pannelli, ovvero la bobina di lancio e l'interruttore, io cosa ho fatto? Ho inserito l'ingresso e l'uscita, lo vedete questo cavo marrone. Questa è la fase della rete, ovvero una di queste linee, precisamente la numero 4, mi serve a sganciare la rete. Vedete che c'è l'ingresso e l'uscita del cavo di fase. Questo è un cavo che ho prelevato dalla rete, ovvero da qui, l'ho mandato alla bobina e ritorna entrando nell'ingresso. Vedete, questa è l'alimentazione dell'inverter. A questo punto, quando l'Elerix sgancia l'impianto, sgancia anche la fase della rete, quindi abbiamo la certezza che si è sganciata anche la rete che va ad alimentare l'inverter, ovvero questo pallino di presenza non lo vedremo più, ovvero sgancia tutto, ovvero si spegne anche l'inverter, cosa che nella connessione di prima, che era simile a questa, con 300 watt di alimentazione riusciva ad alimentarlo, ma quando abbiamo 2-3 kW potrebbe essere un grosso problema, sia per gli ibridi che per i toroidali. Attenzione. A questo punto sganciamo, vediamo cosa succede. Si spegne tutto e rimaniamo con la luce di emergenza. Pronti? Ecco qua. Si è sganciato anche l'inverter. Ovviamente anche il fotovoltaico. E adesso procediamo con la ripartenza. È ripartito l'inverter. Si aggancerà la batteria e la casa riparte. Adesso dobbiamo anche ripristinare la rete e il fotovoltaico. Fotovoltaico su queste prime 3 stringhe, io ne ho alimentate 2, le vedete, positivo e negativo. Questa è una sola stringa di cui ho preso positivo e negativo, ma se avessi 3 stringhe metterei 3 negativi qua e lascerei questo per la fase. Oppure metterei un'altra bobina con tutto il circuito per alimentare solo la fase separata da questa. Insomma, le possibilità sono tante. In questo caso, avendo una stringa positivo e negativo più la fase sulla destra, vedete il cavo marrone, ripristino tutto e abbiamo la presenza rete anche qua sul nostro
inverter. Tutto questo senza che ci siano anomalie che possono mandare, come si dice in gergo, in popcorn i nostri MOSFET dei nostri circuiti interni degli inverter, ripeto, sia ibridi che toroidali. Questo adesso è l'impianto perfettamente funzionante e questo è stata una modifica e un test molto significativo. Ecco la soluzione, ragazzi. Dato che ho una bobina di lancio e ho l'ingresso dei pannelli e magari posso mettere anche 2 bobine di lancio pilotate dall'Elerix, ebbene in uno di questi passaggi ho messo la fase. Quindi quando l'Elerix sgancia la batteria, pam, si toglie il negativo, è rimasto solo il positivo, ma c'è la rete che alimenta tutto il circuito interno degli inverter, ebbene io gli tolgo la fase. A questo punto abbiamo il nulla dalla batteria e la terra e il neutro dalla rete, quindi il nulla. Bene, avete visto che all'istante, giusto il tempo di esaurire i condensatori, si è spento anche il toroidale o ibrido che sia. È ovvio, quando manca la corrente da qualsiasi fonte, si sono staccati i pannelli, si è staccata la rete e si è staccata la batteria, questo diventa un elettrodomestico off, cioè spento. Bene, questa è la salvezza dell'impianto. Qui si sollevano tante domande, ragazzi, perché voi già state dicendo: ma io sono alle Maldive, come faccio a ripristinare? Perché? Perché se l'Elerix sgancia, e chi lo ripristina? Se abbiamo sganciato i pannelli, come facciamo a ripristinarli se non siamo lì? Perché a me piace farlo a mano. Chi ce lo ripristina? Dobbiamo chiamare un nostro amico, dargli le chiavi di casa? Ebbene, nei prossimi video, ragazzi, vedremo la soluzione a tutte queste problematiche, perché sono veramente tante. Per il momento l'impianto è perfetto, fantastico, ovvero le sicurezze ci sono, non si brucia nulla, salta tutto, si sgancia tutto, saldiamo le PEVER, saldiamo il toroidale o l'ibrido. Questa è la direzione. Vediamo nei prossimi video tutte le evoluzioni che ci sono. Vi dissi che sarebbero stati tantissimi perché c'è stata una lunga pianificazione che è durata più di un anno e adesso attraverso i test stanno uscendo anche quelli che sono gli aggiustamenti e le migliorie. Ragazzi, il video finisce qui, è stato un po' lungo, spero che sia stato però veramente utile per avere un impianto dock funzionante e che non si bruci. Vi ricordo sempre delle cose fondamentali e qui le voglio riassumere, ragazzi. La prima in assoluto: non usate mai gli inverter, qualsiasi esso sia, anche di marca, a pieno, cioè al 100%, ma usati sempre al 70, 50, 80, valutiamo gli spunti. Seconda cosa, attenzione alle saldatrici. Se siete off-grid va bene, dobbiamo valutarlo, ma se siete off-grid parziale, cioè avete anche la rete che arriva all'inverter, ma fatevi una presa muro che la chiamate saldatrice, perché la saldatrice è un elemento veramente mortale per gli inverter. Il terzo aspetto, ragazzi, riguarda tutte le sicurezze. Rispettate i colori dei cavi, quelli che sono i fusibili, non pensate vabbè lo faccio così tanto va bene lo stesso eccetera, perché ho visto tanti impianti pieni di cavi. Non usate, per favore, questo ve lo chiedo proprio io, non usate il cavo di terra come positivo e cavo di terra negativo della batteria. Questo proprio è inguardabile. Ma è sempre rame, ho capito, ma non ve lo voglio spiegare questo, ci dovete arrivare da soli, per favore, rosso nero, ok? E un altro aspetto che reputo fondamentale: quando utilizziamo i pannelli fotovoltaici non sfruttiamo appieno gli EPEVER o gli ibridi con i regolatori interni, perché quando mettiamo tanti pannelli non rispettiamo le tensioni, i voltaggi eccetera, bruciano, surriscaldano e poi bruciano. Detto questo, ragazzi, io vi saluto, vi auguro una buona giornata e ci vediamo al prossimo video.